Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Faralzin Pharma Group SRL. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'ha Faralzin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Faralzin durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Faralzin? Faralzin è un farmaco a base del principio attivo alfuzosina cloridrato, appartenente alla categoria degli ipertrofia prostatica benigna e nello specifico antagonisti dei recettori alfa-adrenergici. È commercializzato in Italia dall'azienda Pharma Group SRL. Faralzin può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Faralzin 10 mg 30 compresse rilascio prolungato. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pharma Group SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: alfuzosina cloridrato. Gruppo terapeutico: ipertrofia prostatica benigna. Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato. Indicazioni: trattamento dei sintomi funzionali da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna, IPB benigno prostatic iperplasia uguale BPH. Posologia. Posologia. Adulti. 1 compressa a rilascio prolungato da 10 mg, una volta al giorno. La prima dose deve essere assunta prima di coricarsi alla sera. La compressa deve essere assunta immediatamente dopo lo stesso pasto ogni giorno. Anziani, oltre i 65 anni. Una compressa a rilascio prolungato da 10 mg una volta al giorno, se una dose iniziale inferiore di alfuzosina cloridrato ha risultata ben tollerata ed ha richiesto un'efficacia aggiuntiva. La prima dose deve essere assunta prima di coricarsi alla sera. La compressa a rilascio prolungato da 10 mg deve essere assunta ogni giorno immediatamente dopo lo stesso pasto. I dati di sicurezza farmacocinetici e clinici dimostrano che non vi è alcuna necessità di diminuire la dose nei pazienti anziani. Popolazione pediatrica. L'efficacia di alfuzosina nei bambini di età compresa tra 2 e 16 anni non è stata stabilita, vedere paragrafo 5.1. Non ha, pertanto, indicato l'uso di alfuzosina nella popolazione pediatrica. Ridotta funzione renale. Insufficienza renale da lieve a moderata. Se una dose inferiore non è sufficiente, la terapia può essere aggiustata ad una compressa a rilascio prolungato da 10 mg al giorno, in base alla risposta clinica. La prima dose deve essere assunta prima di coricarsi alla sera. Grave insufficienza renale. L'alfuzosina da 10 mg non deve essere somministrata a pazienti con funzione renale gravemente compromessa, clearance della creatinina. 30 ml/min, poiché a copyright non sono disponibili dati di sicurezza clinici per questo gruppo di pazienti, vedere il paragrafo 4.4. Insufficienza epatica. L'alfuzosina, somministrata sotto forma di compresse a rilascio prolungato da 10 mg è controindicata nei pazienti con insufficienza epatica. Dopo attenta valutazione medica, un preparato contenente una dose inferiore di alfuzosina cloridrato potrebbe essere considerata appropriata. Fare riferimento alle corrispondenti informazioni sul prodotto per le istruzioni posologiche. Modo di somministrazione. La compressa a rilascio prolungato deve essere deglutita intera con una sufficiente quantità di liquidi. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ad altre tinazoline, per esempio terazosina, doxazosina, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Anamnesi di ipotensione ortostatica. Associazione con altri bloccanti dei recettori alfa-1. Insufficienza epatica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'alfuzosina deve essere somministrata con cautela ai pazienti trattati con medicinali antiipertensivi o nitrati. In alcuni soggetti si può sviluppare ipotensione posturale con o senza sintomi, capogiri, affaticamento, sudorazione, entro, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Associazioni controindicate. Bloccanti dei recettori alfa-1 a causa del rischio di potenziamento dell'effetto ipotensivo, vedere paragrafo 4.3. Controindicazioni. Associazioni che richiedono cautela.
Farmaci antiipertensivi, vedere il paragrafo 4, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Faralzin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Faralzin durante la gravidanza e l'allattamento? A causa del tipo di indicazioni, questo paragrafo non è applicabile. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono disponibili dati sulla capacità di guidare veicoli. Possono verificarsi reazioni avverse, quali capogiri o astenia, specialmente all'inizio del trattamento. Ciò deve essere tenuto presente quando si guidano veicoli e si usano macchinari. Effetti indesiderati. Classificazione delle frequenze attese. Molto comune, a 0 yen 1/10. Comune, da 0 yen 1 centesimo a patologie cardiache. Non comune. Tachicardia molto raro. Angina pectoris in pazienti con coronaropatia preesistente, frequenza non nota. Fibrillazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio, il paziente dovrà essere ricoverato in ospedale, mantenuto in posizione supina e ricevere un trattamento convenzionale per l'ipotensione. In caso di ipotensione significativa, il trattamento correttivo appropriato può essere un vasocostrittore che agisce direttamente sulle fibre muscolari dei vasi sanguigni. L'alfuzosina è difficilmente dializzabile a causa dell'elevato grado di legame alle proteine. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antagonisti dei recettori alfa, 1 adrenergici. Codice ATC. G04K01. L'alfuzosina, che ha un racemo, ha un derivato della chinazolina che agisce per via orale e blocca. Proprietà farmacocinetiche. L'alfuzosina ha proprietà farmacocinetiche lineari all'interno dell'intervallo di dose terapeutica. La concentrazione plasmatica massima viene raggiunta circa 5 ore dopo la somministrazione. Il profilo cinetico è caratterizzato da ampie fluttuazioni, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano particolari pericoli per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità riproduttiva. Elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Ipromellosa, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, povidone K25, silice colloidale anidra, magnesio stearato, rivestimento. Opadri I, bianco. Poli, vinilalcol, titanio diossido, e 171, macrogol 4000, talco, e 553B, surrealese trasparente. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Faralzina a base di alfuzosina cloridrato sono: alfuzosina Aurobindo, alfuzosina Doc generici, alfuzosina EG, alfuzosina Exal, alfuzosina Milan Generics, alfuzosina Pensa, alfuzosina Rachiofarm, alfuzosina Sandoz, alfuzosina San, alfuzosina Zentiva, Mittoval, compressa a rilascio modificato, Ofuxal, Xotral, compressa a rilascio modificato. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.